Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video su un prodotto per uso elettrico che molti di voi secondo me cercano o che cercherebbero, che comprerebbero, ma che magari ne ignorano l'esistenza. E oggi vi metto al corrente che esistono i commutatori per linea 230 volt monofase, Poi possono essere usati anche in altri modi, ma nascono per quello. Ve ne faccio vedere uno del Lager che ho preso su Amazon che costa circa 26-27 euro, giù di lì. Li fanno anche di altre marche, ma il concetto di funzionamento è lo stesso. Ve lo faccio vedere un attimino, poi facciamo un po' di schemi con la penna per capire bene dove può essere applicato, ma vi dico subito che sicuramente lo potrebbero usare persone che integrano nel proprio impianto domestico magari dei micro fotovoltaici, degli accumuli indipendenti, delle sorgenti di alimentazione esterna, dove tu con questo vai a switchare, esempio la lavatrice, se vuoi che funzioni alimentata dal micro fotovoltaico, switchi sul fotovoltaico. Se la vuoi alimentata dalla rete normale dal contatore, switchi sul fornitore. Questo è un esempio. O magari tante volte mi hanno chiesto come faccio a gestire le luci comuni dove non c'è un contatore delle parti comuni, ma abbiamo solo due contatori privati, io e il mio vicino. Semplicemente mettendo uno di questo, ovviamente ve lo dovete ricordare in manuale, un mese lo fate su un contatore, un mese lo fate sull'altro e avete risolto il problema. Ma adesso ve lo spiego meglio. Ma prima di andare avanti vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare tutte le notifiche e di seguirmi su Instagram Massidattoli, perché metto sempre tutti i post dei video che sto preparando e dei contenuti che ho appena pubblicato sul canale. Questo è un commutatore del Lager da 25 A, portate quello che vi serve, bipolare, fase neutro sostanzialmente, ma come vi ho detto lo producono anche altri marchi. Eccolo qua, fatto come un magnetotermico, prende due moduli, si monta su barra DIN. Jaeger sono sempre dotati di questo gancio metallico che è molto comodo perché all'occorrenza può essere anche agganciato, poi si manda giù, si reincastra. Si chiama STF225, vi faccio vedere lo schema. Semplicemente il morsetto 1, che è questo in alto, switcha tra il 2 e il 4 sotto, il morsetto 5 switcha tra il 6 e l'8 di sotto, dove il 2 e il 6, quindi questi qui, sono la posizione 1, quindi vedete che quando lo tiro su leggo 1, il 4 e l'8 sono la posizione 2. Avete ben notato che c'è anche la posizione centrale dove non switcha per nulla. È semplicissimo nella sua composizione e nel suo funzionamento. Ora vi faccio vedere con i fili come si collega per farvi capire e poi facciamo un po' di schemi. Un esempio pratico dove sopra abbiamo fase neutro di un utilizzatore qualsiasi, che può essere un frigo per esempio, che possiamo decidere se alimentare da questa linea o da questa linea, dove questa linea magari è un accumulo con un fotovoltaico portatile e questa linea è il fornitore di rete. Questa linea che entra nel 4 e nel 8 è esattamente la linea 2. Cosa vuol dire? Che quando tiro in giù e seleziono il 2 ci sarà collegamento tra questi due fili e questi due fili. Ok? Posizione centrale non c'è nulla. Quando scelgo linea 1, questa linea qua va all'utilizzatore, come abbiamo fatto l'esempio di un accumulo portatile. Può essere anche un generatore. Insomma, possiamo switchare in qualsiasi modo. Nel momento in cui andiamo a effettuare lo switch, questa linea è completamente isolata da questa. Non ci può essere nessun tipo di scambio o di corto, perché passando dalla posizione centrale stacchiamo tutto. Questo discorso può essere fatto anche al contrario, quindi possiamo avere un ingresso come fornitura che può essere di qualsiasi tipo che va a fare due impianti separati. Possiamo alimentare o solo questo o solo questo. Le tipologie di applicazione diventano infinite, però può essere utile in molte condizioni. Dunque, esempio classico, noi abbiamo il nostro commutatore messo in un alloggio o in una casa in montagna dove abbiamo l'esigenza di alimentare una lavatrice, quindi la colleghiamo fase neutro sui morsetti 1 e 5, ma magari ci portiamo dietro un accumulo portatile come può essere il famoso Bluetti. E qui apro una parentesi, attenzione, perché sto prendendo accordi con l'azienda, potremmo portare i prodotti sul canale. Bluetti, che è un accumulo con una batteria che può essere caricato in vari modi, tra cui l'ingresso di una stringa di un pannello fotovoltaico. Quindi noi abbiamo il nostro accumulo
vedo che sta producendo la corrente necessaria a alimentare la lavatrice, quindi io switcho e faccio seguire questo circuito con le linee nere e prendo alimentazione dal Bluetti. Quando è buio e scarico e non riesce a darmi corrente, se ho bisogno di fare la lavatrice ma solo se non ho bisogno, switcho sull'altra posizione e vado a prendere corrente dall'Enel. Altra situazione tipica che si presenta molte volte è una parte in comune, come possono essere le luciscale, che possiamo alimentare un mese alla volta switchando tra il contatore di Franco e il contatore di Paolo. Oppure esempio con situazione inversa, ossia un'unica fonte di fornitura di energia che può essere un contatore monofase, quindi fase neutro che entrano nei due morsetti 1 e 5 superiori e che escono o dal 2 e dal 6 per alimentare ad esempio l'unità 1 o dal 4 e dall'8 per alimentare l'unità 2. Questo perché magari abbiamo due proprietà nello stesso stabile, possiamo fornire due linee tenendole completamente separate senza doverle per forza alimentare tutte e due e quindi avendo tutti i consumi passivi e quant'altro. In questo modo abbiamo una separazione delle due linee, poi dopo subentrano tutti i discorsi sulle normative, quindi la protezione del montante, però su un montante protetto e due impianti protetti noi abbiamo la possibilità di mettere un commutatore in mezzo per switchare le utenze. Un unico dispositivo che risolve diverse situazioni, vi ricordo che lui è solo un commutatore, quindi switcha tra un'uscita e l'altra o tra un ingresso e l'altro, non ha nessun tipo di protezione al suo interno. Questo è dell'Ager, costa 27 euro su Amazon, lo compri oggi, ti arriva domani, secondo me può servire in molte applicazioni, ve l'ho voluto far vedere perché tante volte mi viene chiesto per email, per messaggio, come fare a switchare una fonte di alimentazione. Questo è fatto apposta. Se il video ti è piaciuto un bel like, soprattutto ve lo chiedo sempre, iscrivetevi al canale perché se tutti quelli che guardano i miei video fossero iscritti a quest'ora avrei 200.000 iscritti, ne ho solo quelli che ho. Quindi grazie. Ci vediamo al prossimo video in una diretta del giovedì. Ciao da Massi Dattoli!